Benvenuti a tutti gli amanti del gossip e delle notizie dal mondo dello spettacolo. Oggi vi portiamo dietro le quinte del glamour internazionale, dove le stelle più brillanti del cinema e della televisione vivono momenti indimenticabili. Preparatevi a scoprire tutti i dettagli esclusivi, i look mozzafiato e i segreti che solo noi possiamo svelarvi. Mettetevi comodi, perché il viaggio nel mondo scintillante delle celebrità sta per iniziare. Kerem Bürsin, la stella turca che ha conquistato il mondo. Biografia. Carriera e vita privata dell'attore più amato nel panorama dello spettacolo turco contemporaneo. Pochi nomi brillano con l'intensità di Kerem Bürsin. Non è semplicemente un volto bello che appare sugli schermi, è un fenomeno culturale. Un'icona di stile. E un attore di talento straordinario che ha costruito un ponte tra il cinema turco e il pubblico internazionale. Con milioni di fan che si estendono dalla Turchia all'America Latina, dall'Europa al Medio Oriente. Kerem rappresenta la nuova generazione di star turche che stanno ridefinendo cosa significa essere una celebrità globale nell'era digitale. Le origini di una stella internazionale. La storia di Kerem Bürsin inizia il 4 giugno 1987 a Istanbul, la magnifica metropoli che si estende su 2 continenti, dove Oriente e Occidente si incontrano in un abbraccio millenario. Nato in questa città di contrasti e bellezza, Kerem è entrato nel mondo in un momento in cui la Turchia stava attraversando una trasformazione culturale ed economica significativa. Ma il piccolo Kerem non avrebbe trascorso la sua infanzia giocando lungo le rive del Bosforo o esplorando i vicoli acciottolati della città vecchia. Il destino, o più precisamente la carriera di suo padre Pamir Bürsin, un ingegnere petrolifero di successo, avrebbe portato la famiglia Bürsin in un'odissea geografica straordinaria che avrebbe plasmato profondamente il carattere e la visione del mondo del giovane Kerem. Questa non sarebbe stata la storia tipica di un ragazzo cresciuto in un solo luogo con una sola cultura. Sarebbe stata la storia di un vero cittadino del mondo. Immaginate un bambino che, prima ancora di raggiungere l'adolescenza, aveva già vissuto in 7 paesi diversi. La Scozia, con i suoi castelli nebbiosi e le sue brughiere selvagge dove il vento dell'Atlantico soffia freddo e costante. L'Indonesia, un arcipelago tropicale di migliaia di isole dove il sole brucia caldo e le foreste pluviali esplodono di vita. Gli Emirati Arabi Uniti, dove grattacieli futuristici si ergono dal deserto come miraggi fatti realtà. La Malesia, dove templi antichi convivono con megalopoli ultramoderne. E naturalmente la Turchia, sempre presente come un filo conduttore. Il luogo dove le radici affondano anche quando i rami si estendono verso orizzonti lontani. Questo nomadismo continuo non è stato facile per il giovane Kerem. Ogni trasferimento significava lasciare amici, adattarsi a nuove scuole, imparare nuove lingue, navigare culture diverse. Ma ciò che poteva essere stato difficile nell'infanzia si sarebbe rivelato un dono inestimabile. Nell'età adulta, Kerem sviluppò una fluidità culturale rara, la capacità di muoversi con facilità tra mondi diversi, di comprendere prospettive multiple, di connettersi con persone di background vastamente diversi. Divenne, nel senso più vero della parola, un cosmopolita. L'America, dove i sogni prendono forma nel 1999. Quando Kerem aveva 12 anni, la famiglia Bürsin prese una decisione che avrebbe alterato permanentemente la traiettoria della sua vita: stabilirsi negli Stati Uniti, specificamente a Sugar Land, Texas. Sugar Land, una città satellite di Houston nel cuore del Texas, non è esattamente ciò che viene in mente quando si pensa a luoghi glamour dove nascono le stelle del cinema. È una città suburbana relativamente tranquilla, nota principalmente per le sue buone scuole e la qualità della vita piuttosto che per il mondo dello spettacolo. Ma fu proprio qui, nella Stephen F. Austin High School, che Kerem scoprì la sua passione per la recitazione. Non fu amore a prima vista. Inizialmente, il giovane Kerem era più interessato alla musica, aveva fondato una band rock chiamata Androgen con 2 amici, dove suonava il basso. La band si esibiva regolarmente in concerti locali e festival musicali texani. E nel 2002 tennero il loro primo concerto pubblico
A metà degli anni 2000, pubblicarono persino un CD demo che vendette oltre 100 copie nei primi 3 giorni, un risultato modesto ma significativo per adolescenti. Ma fu un insegnante di nome Miss Curzon a vedere in Kerem qualcosa di speciale. Lo incoraggiò a fare un'audizione per una produzione teatrale scolastica, Mariner, di Don Nigro, un'opera complessa sul viaggio di Cristoforo Colombo. Kerem esitò, era occupato con la band, ma alla fine acconsentì. E quando salì su quel palcoscenico, qualcosa scattò. La capacità di trasformarsi in un'altra persona, di raccontare storie attraverso il corpo e la voce, di far sentire il pubblico era elettrizzante. La sua performance fu così impressionante che la scuola vinse il prestigioso Will One Act Play Contest del Texas, arrivando fino alle nazionali. Ma il riconoscimento più significativo fu personale. Kerem Bürsin vinse il premio di miglior attore dello stato del Texas. Per un ragazzo che aveva passato anni sentendosi l'outsider, lo straniero, il nuovo ragazzo, questo riconoscimento fu trasformativo. Fu in quel momento che Kerem capì: mi piace questa cosa della recitazione. Formazione professionale e i primi passi a Hollywood dopo il diploma. Kerem si iscrisse all'Emerson College di Boston, Massachusetts, una delle istituzioni più rispettate negli Stati Uniti per comunicazioni e arti performative. Boston, con la sua ricca storia culturale e le sue università di prestigio mondiale, offrì a Kerem un ambiente intellettualmente stimolante. Inizialmente studiò Marketing Communications con specializzazione in relazioni pubbliche, una scelta pragmatica che avrebbe potuto portarlo a una carriera aziendale sicura. Ma il richiamo del palcoscenico era troppo forte. Kerem iniziò a recitare in cortometraggi studenteschi e produzioni teatrali, guadagnandosi rapidamente una reputazione come uno degli attori più talentuosi del campus. Alla fine, prese una decisione coraggiosa: completare l'ultimo semestre a Los Angeles per essere più vicino all'industria cinematografica. Los Angeles, la città degli angeli, dove i sogni hollywoodiani si realizzano o vengono spietatamente infranti. Kerem arrivò con valigia in mano e determinazione nel cuore. Si stabilì in un modesto appartamento a West Hollywood e iniziò il difficile percorso di ogni attore emergente. Audizioni infinite, rifiuti costanti, lavoretti per pagare l'affitto, lezioni di recitazione con maestri come Caroline Pickman ed Eric Morris. La svolta arrivò quando fu notato da Roger Corman, la leggenda di Hollywood nota per aver lanciato le carriere di registi come Francis Ford Coppola e Martin Scorsese. Nel 2010, Corman offrì a Kerem il ruolo principale in Sharktopus, un film di fantascienza a basso budget. Non era Shakespeare, ma era cinema professionale. Seguì Palace of the Damned nel 2012. Ma nonostante questi primi passi, Kerem si trovò a un bivio. Gli agenti continuavano a dirgli di cambiare il suo nome turco per uno più americano. Non sembri turco, non parli come un turco. Quindi perché rendere le cose difficili? Gli dicevano, ma Kerem resistette. Il suo nome aveva significato, derivava da un poema del famoso poeta turco Nazım Hikmet. Era la sua identità, le sue radici. Non avrebbe tradito chi era per convenienza. Il ritorno trionfale in Turchia nel 2013. Kerem prese una decisione che avrebbe cambiato tutto. Tornare in Turchia. Firmò con Gays Okmen Ayan, una delle agenzie più prestigiose del paese, e iniziò a fare audizioni per produzioni turche. Il suo turco aveva un accento americano, vero, ma lavorò duramente con insegnanti di dizione per perfezionarlo. La svolta arrivò rapidamente, in Güneşi Beklerken, Aspettando il sole, trasmesso su Canal D nel 2013. Kerem interpretò Kerem Sayer, un ribelle diciottenne del liceo con un cuore d'oro. Il personaggio, con i suoi jeans strappati, giacche di pelle e capelli spettinati ma affascinanti, divenne un'icona. Le giovani spettatrici impazzivano per lui. La serie fu un fenomeno culturale e Kerem vinse numerosi premi come miglior rivelazione. Da lì, la sua carriera decollò vertiginosamente. Şeref Meselesi, 2014-2015, dove interpretò un detective. Bu Seyir Arkandan Gelecek, 2017.
dove fu un pugile e vinse il Seoul International Drama Award come miglior attore. Ma fu Sen Kalkapimi, Love is in the Air, 2020-2021, a trasformarlo in una superstar globale. In questa commedia romantica, Kerem interpretò Serkan Bolat, un architetto perfezionista e affascinante. La chimica con la co-protagonista Hande Erçel era elettrica. La serie fu trasmessa in oltre 50 paesi, generando milioni di fan da ogni angolo del mondo. Kerem divenne uno dei volti turchi più riconoscibili internazionalmente. L'uomo di 37 anni al culmine della carriera oggi. Nel 2025. Kerem Bürsin ha 37 anni, un'età in cui molti attori stanno appena raggiungendo la loro maturità artistica. E Kerem è esattamente lì, al culmine delle sue capacità. Con l'esperienza di 2 decenni di recitazione, ma ancora abbastanza giovane per ruoli dinamici e fisicamente impegnativi. I suoi progetti recenti dimostrano questa versatilità. Jakob Seversen, 2023, lo mostrava in un ruolo più maturo e complesso. Mavi Magara, 2024, diretto da Altan Donmez con Devrim Özkan e Okan Yalabik, lo vedeva come produttore oltre che attore. Simarik, 2024, mescolava commedia e azione. E Karpinti, 2025, lo presenta in un thriller psicologico che sfida le sue capacità come mai prima. La vita privata, amore, famiglia e riflessioni. La vita romantica di Kerem è sempre stata oggetto di intensa curiosità. Le sue relazioni con Serene Sarikaya e Hande Erçel erano pubbliche e appassionatamente seguite dai fan. La rottura con Hande ha spezzato milioni di cuori. Poi c'è stata Melisa Tapan, nipote del magnate Sakip Sabanci, seguita dall'attuale relazione con l'influencer Selin Yagcioglu. Ma ciò che è particolarmente toccante sono le sue riflessioni personali sull'amore e la famiglia. Sono molto old-fashioned, eccessivamente. Sono un amante old-fashioned al punto di essere frainteso. Ho persino provato a fare un picnic nel mezzo del salotto, ha rivelato, mostrando un lato romantico e vulnerabile. Sulla paternità. Naturalmente una persona pensa a diventare padre, volente o nolente. Ma a volte penso anche, sono troppo vecchio. Non lo so. Diciamo che è destino. Ha 37 anni. Queste riflessioni risuonano con molti uomini della sua generazione che bilanciano carriera e desiderio di famiglia. L'attivista sociale, ma Kerem è più di un bel volto. Come primo portavoce nazionale del movimento E4She delle Nazioni Unite in Turchia, ha usato la sua piattaforma per questioni importanti. La violenza contro le donne è un argomento che non può essere ignorato. Rimanere in silenzio significa anche una forma di supporto, ha dichiarato con forza. Sul suo sogno di Marvel. Vorrei interpretare un personaggio turco nell'universo Marvel. Perché no? Sognare è bello. Sulla definizione di successo. Per me il successo è la pace interiore, non la carriera o il denaro. Ma se sei veramente felice è ciò che conta. I riconoscimenti, la sua bacheca dei premi testimonia il suo impatto. Altin Kelebek, Farfalla d'oro. Miglior attore Elle Style Awards, attore dell'anno Altin Kelebek, miglior attore commedia romantica. GQ Turchia, stella nascente dell'anno, l'eredità in costruzione a 37 anni. Kerem Bürsin non è solo al culmine della sua carriera, sta costruendo qualcosa di più grande. Attraverso Braveborn Films sta producendo contenuti che elevano il cinema turco. Attraverso il suo attivismo, sta usando la fama per il bene sociale. Attraverso le sue scelte di ruoli, sta dimostrando che gli attori turchi possono competere a livello globale. Nato a Istanbul, cresciuto nel mondo, formato in America, e ora una stella in Turchia con fan globali, Kerem Bürsin è la prova vivente che nell'era moderna il talento non conosce confini. È un ponte culturale, un ambasciatore involontario e soprattutto un attore straordinario che continua a crescere, evolversi e ispirare. E ha 37 anni. La sua storia è lungi dall'essere finita. I capitoli più emozionanti potrebbero ancora dover essere scritti. E anche per oggi è tutto. Spero che questa storia vi abbia emozionato e intrattenuto quanto ha emozionato noi nel raccontarvela.
Se non volete perdervi neanche un momento di gossip esclusivo, di red carpet stellari e di notizie bollenti dal mondo dello spettacolo, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche, condividete questo video con tutti gli amanti del gossip che conoscete, e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Ci vediamo prestissimo con altre notizie esclusive dal mondo delle star. Un abbraccio a tutti e stay tuned per il prossimo scoop.